I campi di battaglia della Guerra dei Cent'anni erano ricchi di pericoli. Per difendersi da queste armi, venne sviluppato un nuovo tipo di corazza, la corazza a piastre. Plate armor clad the knight in an articulating exoskeleton of hardened steel. A hard outer shell that still flexes and moves with the body. Forniva una protezione notevole e fu una conquista tecnologica straordinaria. Now, one of the ways that armor gets its strength is through shape. Both these pieces are made out the exact same thickness as steel, but I can show you there's one stronger than the other. Here's the one with no shape. You see it buckles immediately. If I swap it for one that's been forged to have strength and shape, you can see it's much stronger. It's going nowhere. Non era solo la forma a renderla resistente, ma anche il modo in cui veniva lavorata dall'armaiolo. Now, the benefits of using heat is it obviously makes the piece more plastic, more ductile, lets me shape it. But the fuel also adds layers of carbon into the outer surface. This helps me increase the hardness and strength of the material. L'arte dell'armaiolo era tale da poter giudicare a occhio nudo la temperatura del metallo, gestendo il calore per rendere il materiale più resiliente. La combinazione tra metallo temprato e forme rigide faceva sì che la corazza non risultasse troppo spessa o pesante, rendendola più facile da usare. Una corazza a piastre di qualità aveva anche uno svantaggio. Era molto costosa. Now, not everyone could afford full steel plate armor. For the common man, there is the brigandine. Now, these are made up of overlapping steel plates that are then riveted through a textile outer. This gives you a much bigger range of movement, but is limited and is not as strong as a full steel breastplate. That said, it is much cheaper and much easier to maintain. Al meglio, il cavaliere corazzato era invincibile. Ma la corazza non serviva solo per la difesa. Era anche un'arma e una dimostrazione del potere e del prestigio del cavaliere. La corazza trasformava chi la indossava in un'opera d'arte. Le corazze a piastre medievali erano componenti cruciali dell'armatura indossata dai guerrieri durante il periodo medievale, noto anche come l'era dell'armatura. Queste corazze erano progettate per fornire una protezione efficace contro le armi da taglio e perforazione utilizzate in battaglia. Le piastre erano realizzate principalmente in acciaio, anche se la qualità e lo spessore potevano variare a seconda delle risorse disponibili e dello status sociale del guerriero. Le corazze erano spesso composte da piastre più piccole, ognuna delle quali copriva una parte specifica del corpo. Questo design consentiva una certa flessibilità nei movimenti del guerriero. Le piastre erano collegate tra loro mediante cerniere o cinghie di cuoio. Le parti più vitali del corpo, come il petto, l'addome e la schiena, erano spesso coperte da piastre più spesse e più robuste, mentre aree come i giunti erano protette da piastre più sottili e flessibili. Per consentire la mobilità, le corazze erano spesso dotate di articolazioni, come giunti a cerniera alle ginocchia e ai gomiti. Ciò permetteva ai guerrieri di muoversi più agevolmente durante il combattimento. Le corazze potevano anche includere elementi decorativi, come incisioni o rilievi, che non solo aggiungevano un tocco estetico,
ma potevano anche contribuire a rinforzare determinate parti dell'armatura. Le corazze a piastre medievali rappresentano un aspetto iconico dell'abbigliamento da combattimento di quell'epoca e sono state sviluppate nel corso del tempo per adattarsi alle mutevoli tattiche e alle armi in uso.